Noi abbiamo in due testi letterari importantissimi che adesso vedremo, Sofocle, parliamo di tragedia greca, della grande tragedia greca, Sofocle della tragedia Antigone, e poi anche in un altro storico che viene dopo Erodoto, cioè Tucidide. Erodoto narra le guerre persiane, Tucidide narra, come tutti sanno, le guerre tra Sparta e Atene, la guerra del Peloponneso alla fine del V secolo a.C. Entrambi tematizzano l'esistenza di una legge di natura, di una legge non scritta, attenzione, una legge di natura, una legge non scritta, una legge eterna, una legge divina o comunque conforme alla volontà degli dei, forse creata dagli dei stessi, e questa legge di natura, legge eterna, non scritta, sempre valida, sarebbe differente, attenzione, dal nomos, cioè dalla legge scritta, dalla legge umana, dalla legge della polis, d'accordo? Da una legge convenzionale. Cioè che vi è un doppio binario, cioè le leggi di ogni città, le leggi scritte, le leggi prodotte dagli uomini, sono leggi convenzionali, che sono create artificialmente ad un punto della storia, un momento della storia, non corrispondono con una presunta legge di natura. Sono leggi convenzionali che nascono a un certo punto, possono essere cambiate, possono essere abolite, possono essere modificate, possono essere aggiustate e così via. E che entrambi notano uno scarto, d'accordo? Entrambi tematizzano il fatto che la legge eterna di natura non scritta, che magari noi comprendiamo soltanto con la ragione, oppure con l'intuizione, oppure per via di un sentimento con il nostro cuore, sia qualcosa di fondante, d'accordo? Qualcosa che può essere considerata la più importante rispetto alla legge scritta della polis, rispetto alla legge convenzionale. Che cosa succede nella tragedia Antigone? Forse lo sapete, si tratta di un mito tebano, no? Antigone e i suoi fratelli, c'è anche una sorella, Crisotemi o Crisotemide, che ci interessa poco. Antigone e i suoi fratelli, che si chiamano Eteocle e Polinice, sono i figli incestuosi di Edipo e di sua madre Giocasta. Edipo, senza saperlo, sposa sua madre Giocasta, e si erano separati quando Edipo era nato, separati alla nascita di Edipo. Edipo, senza saperlo, sposa la sua moglie Giocasta e fa dei figli incestuosi. Per questo motivo Edipo abbandona il potere a Tebe, si acceca, si autoesilia, si automaledice, d'accordo? Purtroppo maledice anche i suoi figli, che sono frutto di un incesto, e quindi c'è questo grosso problema. Dopo l'uscita di scena di Edipo, il re di Tebe diventa Creonte. Creonte appunto è il fratello della moglie madre di Edipo, cioè di Giocasta, e quindi è lo zio di Antigone, Eteocle e Polinice. Cosa succede? Succede che Creonte designa dopo di lui nuovo re di Tebe, Eteocle, mentre invece Polinice deve andare via dalla città. È stata fatta una scelta a favore di Eteocle. Eteocle ottiene il regno di Tebe, mentre Polinice, il fratello, non ottiene nulla. È un decreto, una decisione che è stata fatta in base a delle leggi umane, appunto il decreto di un Basileus, come appunto Creonte. Cosa succede? Che Polinice, insoddisfatto da quello che è successo, cerca con altri alleati greci di conquistare la propria città, d'accordo? Fa guerra alla propria città da cui era stato scacciato Tebe, non riesce comunque a impossessarsi del regno di Tebe perché muore in battaglia, ma attenzione, muore anche il fratello, il legittimo re Eteocle. Allora, cosa fa Creonte? Creonte, attenzione, in base al potere legislativo che lui ha, decreta che il legittimo re di Tebe, uno o due fratelli, Eteocle, sia ovviamente sepolto con tutti gli onori.
abbiamo visto che i Micenei, e il mito riguarda i Micenei, non bruciavano i loro morti sulle pile funebri, ma li seppellivano. Quindi Eteocle deve essere seppellito con tutti gli onori, mentre, attenzione, Polinice, a causa del suo tradimento, deve essere abbandonato. Il suo corpo, il suo cadavere deve essere lasciato insepolto alla mercé degli uccelli e delle fiere. Una decisione piuttosto dura, ma è la legge del re, del Basileus dello Stato. Questa legge viene messa in discussione, questo decreto, dalla sorella Antigone, ok? Antigone, di nascosto, ovviamente in contrasto con la legge della polis, in contrasto con la legge dello zio del re di Tebe, Creonte, dà sepoltura di notte, di nascosto, a suo fratello Polinice, perché lei sostiene, attenzione, che in questo caso, capite, la legge dello Stato, la legge del re, la legge umana, non debba essere rispettata. Perché? Perché secondo Antigone esiste una legge di natura, una legge eterna, una legge divina che è nel cuore di tutti, che è universale, che è superiore rispetto alla legge particolare, al nomos dello Stato. Allora lei decide di infrangere la legge dello Stato, il nomos, perché si appella alla superiorità della legge eterna, della legge del cuore, d'accordo? Di una legge naturale. Sapete che ancora adesso molti teorizzano il diritto di ribellarsi allo Stato, sto parlando di oggi, alle leggi dello Stato, quando queste leggi vanno contro i diritti naturali, no? L'idea moderna è che esistano dei diritti naturali, per esempio il diritto alla vita di una persona innocente, alla libertà, alla sicurezza. Esistono dei diritti naturali che nessuna legge, che nessuno Stato, che nessun organismo convenzionale, organismo umano può violare, può schiacciare, perché sono proprio dei diritti che esistono ab origine, che esistono per ragione, che esistono per natura, e quindi qualunque Stato, qualunque legislazione deve essere conforme a questi diritti naturali, e se non lo è, se lo Stato è dispotico, se lo Stato è illiberale, se lo Stato viola i diritti, oggi li chiamiamo diritti civili dell'individuo, quello Stato diventa automaticamente illegittimo e ogni singolo cittadino ha un diritto naturale di ribellarsi, anche se va contro la legge scritta, la legge istituita. Ecco, Antigone dice questo. Antigone lo fa perché dice, ok, viene scoperta. Cosa fa Creonte? Condanna Antigone, che ovviamente ha disobbedito al suo decreto, a essere uccisa, a essere sepolta viva, e così ovviamente la condanna a morte. Nel momento in cui si sta per eseguire la sentenza, e sono i versi 454 fino al 457 della tragedia Antigone di Sofocle, succede che Antigone si produca in un monologo di fronte a Creonte, dicendo di non essere pentita e spiegando di aver violato la legge della città in nome di una legge superiore, cioè di una legge di natura, di una legge non scritta, una legge divina che alberga nel cuore di tutti, che è proprio, capite, un criterio naturale, un criterio basilare di riferimento che è superiore a qualunque legge convenzionale, d'accordo? E quindi Antigone dice: non pensavo, dice a Creonte, che i tuoi decreti avessero tanta forza che tu, uomo, potessi calpestare le leggi degli dei, leggi non scritte e indistruttibili, capite? Leggi non scritte, eterne, indistruttibili, derivano dagli dei. Non può una convenzione umana, una città, un potere politico violarle. È evidente che secondo Antigone queste leggi non scritte, queste leggi eterne, prescrivono che una sorella debba dare sempre sepoltura al fratello, anche se il fratello è un traditore, anche se il fratello ha attaccato, ha aggredito la propria città, ha cercato di scalzare il re legittimo. Non importa, muore un fratello, qualunque cosa abbia fatto, secondo Antigone la legge di natura prescrive che un fratello o una sorella debba dare degna sepoltura al fratello.
E quindi lei dice, queste sono delle leggi, d'accordo, non scritte, indistruttibili, leggi degli dei, non soltanto da oggi né da ieri, ma da sempre esse vivono, da sempre esse, queste leggi esistono, da sempre. Nessuno sa quando sono apparse. Queste leggi naturali corrispondono a un ordinamento eterno, immutabile, ad una legge di natura che, secondo Antigone, è sempre superiore ed è sempre da seguire rispetto alle leggi convenzionali della polis, che in questo caso quindi Antigone non pentita ha trasgredito. Un'altra riflessione sulla distinzione di una legge di natura, la distinzione, il drammatico scarto tra una legge di natura e una legge umana convenzionale, l'abbiamo in un famosissimo episodio raccontato da Tucidide nella guerra del Peloponneso, del quinto libro della guerra del Peloponneso. Succede che nei primi anni della guerra Atene, che aveva trasformato la Lega degli Oattiche in un vero impero in cui Atene sottometteva, comandava tutti gli alleati, un vero e proprio impero marittimo, Atene vuole sottomettere l'isola di Melo. L'isola di Melo è un'isola delle Cicladi e i suoi abitanti, i Meli, appunto i Meli sono gli abitanti dell'isola di Melo. Cosa succede? I Meli fino ad allora si erano mantenuti neutrali nella guerra tra Atene e Sparta, pur essendo una colonia spartana, cioè i Meli erano discendenti degli Spartani. Atene vuole sottometterli, tutte le altre isole delle Cicladi sono state sottomesse, soltanto i Meli non accettano di entrare nel sistema di potere imperialistico di Atene, di sottomettersi agli ateniesi. I Meli, per la verità, mettono in evidenza di non essersi alleati neanche con gli Spartani, cioè loro dicono noi siamo neutrali, ok? Però questo ad Atene non basta, Atene vuole che i Meli si alleino con essa, cioè siano sottomessi ad essa, ad Atene. Peraltro tutte le altre isole delle Cicladi si erano sottomesse, l'unica che non si era sottomessa ad Atene è proprio l'isola dei Meli. Allora gli ateniesi sbarcano a Melo e si confrontano in un discorso famosissimo, un discorso veramente famosissimo, un discorso che esprime proprio l'arte sofistica. Si confrontano a un lungo discorso gli ambasciatori dei Meli con gli aristocratici degli ateniesi. È il famosissimo discorso tra i Meli e gli ateniesi in Tucidide. Questo evento da un punto di vista militare non ha una grande importanza, eppure capite Tucidide dedica ad esso pagine e pagine e pagine, perché ne fa un evento paradigmatico, anche se non decide certamente la sorte della guerra, è un evento assolutamente minore da un punto di vista strategico, storico, militare, il fatto che Atene voglia sottomettere e conquistare un'isoletta, d'accordo? Però proprio su questo evento Tucidide costruisce un lungo e famosissimo dialogo di impostazione proprio sofistica, perché lo considera evidentemente un evento esemplare, un evento che gli permette di riflettere appunto sullo scarto tra la legge di natura e la legge umana convenzionale. Semplicemente, in questo caso, la legge di natura a cui si appellano, come vedremo adesso, gli ateniesi, è una legge di natura molto diversa rispetto a quella descritta da Antigone, perché nel caso di Antigone si trattava di una legge naturale, di una legge naturale che spingeva alla solidarietà, no? All'umanità, alla compassione, al perdono. E invece gli ateniesi sostengono l'esistenza di una legge naturale molto 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 cinica, riprendendo il pensiero di alcuni sofisti che poi vedremo nella lezione successiva. Quindi si tratta proprio di un dibattito sofistico che esprime delle idee che erano tipiche di alcuni sofisti. Noi sappiamo, l'abbiamo già detto, che Tucidide è fortemente influenzato dalla sofistica,
fu fortemente influenzato soprattutto da Gorgia, vi ricordate, era stato un allievo di Gorgia. Allora gli ateniesi dicono ai Meli: vi dovete arrendere, altrimenti noi vi conquistiamo e vi sterminiamo. Che cosa vi conviene fare? Voi non avete alcun esercito in grado di poter affrontare con qualche speranza di vittoria l'esercito ateniese, quindi vi conviene, attenzione, è più utile per voi arrendervi. Atene, ovviamente, gli ateniesi esprimono una tesi brutale e realistica, realismo politico, come quella appunto di molti sofisti. Voi non potete scegliere, dicono gli ateniesi e i Meli, né potete appellarvi, attenzione, ad una qualsiasi giustizia, che in questo caso è del tutto astratta. Non dovete badare alla giustizia, ma dovete badare all'utile. Attenzione, la giustizia in questo caso non c'entra, dovete badare all'utile. Se voi vi arrendete, noi vi risparmiamo, anzi vi lasciamo pure abbastanza liberi, ci accontentiamo di un tributo, che voi paghiate un tributo e che lasciate che la nostra flotta, la flotta ateniese, sbarchi quando vuole. D'accordo? Se invece voi non vi sottomettete a noi vi sterminiamo, vi occupiamo e uccidiamo tutti. Che cosa vi conviene? I Meli non vogliono arrendersi ad Atene e appunto si appellano alla giustizia. Dicono: ma questo è ingiusto, noi non abbiamo aiutato gli Spartani, noi siamo neutrali, vogliamo restare neutrali e quindi è ingiusto che voi ci dominiate con la forza. Non vi abbiamo fatto niente di male, non abbiamo aiutato i vostri nemici, agli Spartani. Gli ateniesi insistono, dicono: attenzione ai Meli, voi parlate di una giustizia astratta, la giustizia vera e propria, attenzione, non esiste. La giustizia nasce storicamente dall'esito di scontri di forze, cioè gli ateniesi dicono che esiste una legge di natura che prescrive che il più forte debba dominare il più debole, tra gli uomini come tra gli animali, cioè in tutta la natura c'è una legge, capite, universale, una legge di natura che va oltre qualsiasi legge convenzionale. La giustizia creata dagli uomini non esiste realmente, d'accordo? La giustizia va sostituita, va in realtà schiacciata da quest'idea che il più forte debba sottomettere il più debole. È una legge di natura, è una legge eterna, d'accordo? Allora cosa dicono gli ateniesi? Attenzione, con un raffinato ragionamento molto crudo, molto cinico, molto realistico. Dicono che la giustizia nasce tra gli uomini, la giustizia esiste soltanto quando si confrontano due forze, due città o due individui più o meno di pari valore, d'accordo? Non conviene scontrarsi perché, essendo più o meno di forza pari, non si sa chi vincerà. Allora, non essendoci uno che chiaramente domina l'altro, che lo può schiacciare facilmente, allora nasce la giustizia. Cioè la giustizia, capite, nasce soltanto quando si confrontano due che hanno pari forza e quindi a nessuno dei due conviene attaccare, potrebbero essere rovinati tutti e due. Non c'è uno che è manifestamente superiore, allora dicono: scendiamo a un compromesso, mettiamoci d'accordo. È chiaro? Quindi la giustizia esiste solo in questi casi, cioè si chiama giustizia l'utilità di due persone, due stati, due eserciti, di due poli che hanno più o meno la stessa forza, è quella di mettersi d'accordo, di stabilire delle norme, un trattato, delle leggi che debbono essere rispettate da tutte e due, perché nessuno è sicuro di riuscire a sottomettere l'altro. Ma in tutti gli altri casi, dicono gli ateniesi, la giustizia è semplicemente la giustizia del più forte. La giustizia dice, e questa è la vera giustizia, che in tutti i casi in cui il più forte riesce a sottomettere il più debole, quella è la legge, questa è la legge di natura. Quindi dicono agli Meli che vogliono parlare di giustizia, gli ateniesi dicono ai Meli: non di giustizia dovete parlare, ma dovete tenervi sul livello dell'utilità, dovete tenervi soltanto sul livello dell'utilità, perché in questo caso voi non potete accampare astratte forme di giustizia, voi siete più deboli, dovete fare soltanto quello che vi è utile di fronte a una situazione evidente di sottomissione.
I Meli invece vorrebbero parlare di giustizia e non di utilità. Dicono agli ateniesi: discutiamo, proprio la dialettica, no? Sofistico-socratica, discutiamo. Se noi con le parole, da un punto di vista appunto razionale, riusciamo a dimostrarvi ateniesi che il fatto di sottometterci, di pretendere che noi siamo alleati forzatamente con voi è ingiusto, voi ci lascerete stare. E gli ateniesi ridono di questo. Voi potete dire tutto quello che volete, ragionamenti, parole che volete, ma in questo caso la giustizia non esiste. La situazione è che noi vi sterminiamo perché abbiamo interesse a sottomettervi. Non possiamo ammettere che voi non vi sottomettiate, quindi se non lo fate vi occupiamo e vi sterminiamo. Voi su questo solo dovete ragionare. Vi conviene arrendervi e sarete risparmiati, oppure vi conviene non arrendervi dicendo ma non è giusto quello che ci fate, sarete massacrati. Che cosa vi conviene? Non dovete parlare di giustizia, dovete parlare di utile. I Meli non si vogliono arrendere, quindi cercano di cavarsela, cercando di dimostrare agli ateniesi che, come loro vogliono, non solo non sarebbe giusto sottometterli, ma, dicono i Meli, non sarebbe neanche utile da parte degli ateniesi sottometterci, d'accordo? Perché loro, per esempio, si appellano agli dei. Dicono: se voi ci sottomettete, non fate il vostro utile, perché gli dei vedranno che avete fatto un'azione ingiusta e vi colpiranno, vi manderanno qualche sciagura, d'accordo? Oppure, dicono i Meli, non vi conviene perché Sparta si muoverà, di fronte a un'ingiustizia Sparta verrà a salvarci, d'accordo? Sparta verrà a salvarci. E allora gli ateniesi, sempre in maniera molto cinica, crudele, ma dal loro punto di vista realistica, in maniera realistica, dicono: tutte queste cose non hanno senso perché non è vero che gli dei intervengono nei confronti del giusto, anche gli dei approvano questa legge, che è una legge eterna, immutabile, vale per tutti, la rispettano anche gli dei, forse l'hanno creata loro, cioè il fatto che il più forte sottomette il più debole. Questa è l'unica legge ed è la legge naturale. Ok? Quindi gli dei non verranno in vostro soccorso, gli ateniesi non credono che gli dei vadano in soccorso di colui che viene sottomesso ingiustamente, mandando qualche sciagura, appunto in questo caso al più forte degli ateniesi. Sparta non verrà in vostro aiuto perché, dicono gli ateniesi, anche Sparta la pensa così, come tutti. Quando Sparta non conviene, non è utile fare qualcosa, gli spartani, che parlano tanto di virtù, non la mettono in pratica quando in realtà per loro non è utile. A Sparta non conviene muoversi per venire in soccorso vostro, che siete un'isoletta del tutto insignificante, anche se loro, capite, fossero d'accordo con voi che noi ateniesi stiamo commettendo ingiustizie contro di voi, gli spartani non verrebbero a salvarvi, perché da un punto di vista militare strategico a loro non conviene disperdere delle forze, distoglierle da operazioni più importanti per salvare un'isoletta insignificante come la vostra. D'accordo? Quindi qualunque argomentazione, anche basata sull'utilità, agli ateniesi non interessa. I Meli insistono, dicono: non è utile, non è conveniente per voi sottometterci perché gli dei ci vendicheranno, non è conveniente per voi sottometterci perché loro usano anche questo argomento, i Meli, perché se ci sottomettete incuterete paura a tutti quelli che come noi sono neutrali e prenderebbero le armi contro di voi, d'accordo? Non è utile, non è conveniente per voi ateniesi sottometterci, d'accordo? Non è conveniente sottometterci perché Sparta verrà in nostro aiuto. Gli ateniesi dicono: non si verificherà nulla di questo, anzi dal nostro punto di vista è conveniente sottometterci, altrimenti, come dire, ci rimettiamo la faccia. Non possiamo di fronte a tutta la Grecia far vedere che noi non riusciamo a sottomettere un'isola così inferiore, a tal punto inferiore come quella
dei meli, a tal punto più debole come la vostra, cari meli, d'accordo? Perché sarebbe una prova di debolezza, tutti inizierebbero a dire, ecco, com'è possibile, i greci non vogliono sottomettere l'isola di Melo, tutte le altre isole delle Cicladi, di cui Melo fa parte, si sono sottomesse ad Atene. E quindi noi dobbiamo fare questa figura che soltanto voi sfuggite, al contrario di quello che dite, se noi non vi sottomettiamo, tutti quelli che sono neutrali, ma anche tutti quelli che fanno parte del nostro impero, dicono gli ateniesi, potrebbero ribellarsi, potrebbero pensare, ecco vedete, i Meli si sono opposti, gli ateniesi non hanno fatto niente contro di loro, quindi dobbiamo sottomettervi anche per motivi di immagine, capite? Non si può dire nel corso di questa guerra che gli ateniesi abbiano rinunciato a dominare, a sottomettere un'isoletta come quella di Melo. E quindi la conclusione è questa, è molto cinica. Nelle parole degli ateniesi suona così scrive Tucide. E gli ateniesi si giustificano dicendo: noi non stiamo facendo nulla di male, stiamo violando la neutralità, minacciamo di sterminare senza motivo una popolazione, ma noi siamo nel giusto in qualche modo, perché esiste questa legge immutabile di natura che dice che siccome siamo più forti possiamo fare quello che vogliamo, e che sempre il più forte di fronte al più debole tende a sottometterlo, e questa è una legge eterna. Concludono gli ateniesi: nulla noi pretendiamo, nulla facciamo che non si accordi con quello che gli uomini pensano che gli dei stessi pretendono per sé, d'accordo? Cioè noi non facciamo nulla che non si accordi con quello, scusate, non facciamo nulla in contrasto con quello che degli dei pensano gli uomini e che gli uomini stessi pretendono per sé, d'accordo? Quindi questa legge, la legge del più forte, è condivisa anche dagli dei, dicono gli ateniesi. Gli dei, infatti, secondo il concetto che ne abbiamo, e gli uomini, come chiaramente si vede, tendono sempre, per legge di natura, a comandare ovunque sono più forti. Questa legge, aggiungono gli ateniesi, come aveva fatto Antigone, non l'abbiamo inventata noi, non l'abbiamo istituita noi, e non siamo nemmeno stati i primi ad applicarla. Così come l'abbiamo ricevuta e come la lasceremo ai tempi futuri e per sempre, ce ne serviamo, convinti che anche voi, come gli altri, se aveste la nostra potenza fareste altrettanto, capite? Quindi gli ateniesi dicono: non è una nostra ingiustizia, una nostra decisione particolare, è una decisione la nostra che collima, che coincide con una legge universale. Quindi noi ci comportiamo così, ma se voi, Meli, foste al nostro posto, non foste deboli, ma foste molto più forti di noi, vi comportereste con noi alla stessa maniera. Anche gli dei si comportano tra di loro e con gli uomini alla stessa maniera. Fanno sì che il più forte vinca sempre. Anche gli Spartani, se fossero al nostro posto, capite, dice gli ateniesi, farebbero la stessa identica cosa. E questa è la conclusione cinica. Vedete, la legge di natura dice che se possiamo dire che esiste una legge, è la legge del più forte, che permette, che consente che il più forte sottometta sempre il più debole. Quindi vedete anche in questo famoso dialogo tra i Meli e gli ateniesi, come nelle parole di Antigone nell'omonima tragedia di Sofocle, vi è la teorizzazione di una legge al di sopra della legge umana, di una legge eterna conforme al volere degli dei, di una legge non scritta, di una legge universale che prevale rispetto alle convenzioni umane. Semplicemente per gli ateniesi questa è la legge del più forte, è la legge del pesce grande mangia pesce piccolo, mentre invece ovviamente per Antigone la legge non scritta, la legge del cuore, ordinava invece umanità, solidarietà, compassione. E quindi ovviamente il discorso di
Tucidide è pienamente conforme con il realismo politico e con il cinismo della critica al nomos da parte di un Callicle o di un Trasimaco. Vedremo nella prossima lezione. Qui parleremo di come alcuni sofisti si pongono di fronte a questo problema del rapporto tra Fusis e Nomos. Vedremo che nella prossima lezione sofisti come Trasimaco o come Callicle diranno più o meno le stesse cose degli ateniesi. Quindi Tucidide è un sofista. Tucidide sta dando ragione agli ateniesi. Molti interpreti ancora, molti critici discutono, dibattono, si scontrano su questo. Perché Tucidide ha messo in scena tutto questo lungo dialogo che dura pagine e pagine, molto lungo? Sta dalla parte degli ateniesi o sta dalla parte dei Meli? Dà ragione agli ateniesi o dà ragione ai Meli? Molti hanno detto, siccome Tucidide scrive dopo la fine della guerra, conosce l'esito della guerra, sa che gli ateniesi perderanno, dice che in qualche modo lui dà ragione ai Meli, o meglio, fa vedere che un'azione ingiusta, una sopraffazione, un imperialismo come quello degli ateniesi, alla fine si paga perché gli ateniesi poi vengono sconfitti dagli Spartani. Però secondo altri, anzi la maggior parte degli interpreti, non è così. Tucidide starebbe dalla parte degli ateniesi. Tucidide parla seguendo i sofisti, non parla seguendo Socrate, e mette in evidenza la crudele spietata realtà, la crudele spietata verità dell'elaborazione sulla giustizia dei sofisti, quella che rappresenta un po' la crisi dei valori, perché il discorso degli ateniesi rappresenta una crisi profonda dei valori della polis, in cui la giustizia non è più vista come un accordo collettivo a beneficio di tutti. La giustizia è vista imperialisticamente e cinicamente come una norma che permette al più forte di sottomettere, che giustifica la sottomissione del più debole da parte del più forte. Molti mettono in evidenza che, come spesso ha teorizzato apertamente Tucidide nelle sue storie, nella sua opera, Tucidide in realtà non mostra simpatia né per l'uno né per l'altro, segue un po' la tecnica sofistica dei dossoilogoi, no? Dei discorsi doppi, dei discorsi contrapposti. Tucidide qui segue i sofisti non solo per il contenuto che lui esprime, ma proprio per la forma, per la modalità espressiva. Lui mette in scena un dialogo tipicamente sofistico, in cui vi è una tesi e un'antitesi, una posizione e un'opposizione che si scontrano dialetticamente, senza che nessuna delle due opinioni possa avere argomenti razionali dimostrativi per essere dimostrata come vera. Possono avere degli argomenti buoni gli ateniesi, come possono averli anche i Meli, però poi la realtà della vita fa sì che, al di là dei discorsi, chi impone la sua legge è il più forte. Ma secondo la maggior parte degli interpreti, Tucidide non sta qui a dimostrare che abbiano ragione gli uni o abbiano ragione gli altri, non prende la parte degli uni oppure degli altri, d'accordo? Sarebbe lì a guardare come un medico, come uno psicologo, come un osservatore asettico che non valuta ma semplicemente registra, d'accordo? Annota, registra, prende atto, descrive, ma il suo compito non è valutare, non è prendere una posizione. Ad ogni modo si tratta di testi, di cui vi ho parlato, importantissimi della letteratura greca, e questa lezione è durata moltissimo. Nella prossima lezione, sempre dedicata a Fusis e Nomos, vedremo, leggendo i loro frammenti, che cosa dicono diversi sofisti su questa questione. I cosiddetti sofisti politici o sofisti della seconda generazione, proprio perché si occupano di politica, si occupano del problema delle leggi, della giustizia, di chi deve governare,
di che cos'è lo Stato giusto e così via. Filosofi un po' più giovani di Protagora e Gorgia, quindi vengono chiamati sofisti della seconda generazione o sofisti politici. Nella prossima lezione, continuate a seguirmi, vedremo alcuni di questi sofisti politici che cosa dicono in merito al divario tra Fusis e Nomos. Arrivederci, per adesso, grazie.